Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video sul canale. Allora, come avete visto nella copertina, quest'oggi voglio fare un ciondolo con un'onda. Ora, mi è capitato più di una volta di vedere dei reel che avevano questi ciondoli, ma non ho mai provato a farlo e mi incuriosisce. Quindi ho preparato la mia base di metallo attaccata a un pezzettino di scotch, di quello apposta per la resina UV, quindi dovrebbe essere resistente al calore e non dovrebbe staccarsi la colla, e un pochino di resina blu. Non so se mi basterà. Allora, siccome io vorrei una bella onda, iniziamo con fare la base tenendoci un po' sotto la metà, perché io vorrei che l'onda poi salisse un pochino, ma voglio un bel po' di spazio vuoto. Quindi, come prima cosa, io vado a mettere un goccino di resina lungo il bordo del mio ciondolino, il bordo interno. Questo perché appena messa io andrò a catalizzare, così da scongiurare il rischio che la resina mi passi attraverso lo scotch, perché non sempre purtroppo si attaccano bene le basi, e man mano che noi andiamo ad aggiungere la resina questa spinge, quindi rischiamo che esca. Ok, mi tengo un pochino sotto la metà, vado anche dall'altro lato più o meno alla stessa altezza, più o meno, e vado a catalizzare. Ok, una volta catalizzato possiamo tranquillamente riempire tutto il pezzo. Io andrò più o meno dritta, in realtà mi interessa poco essere precisa in questa fase, e vado a riempire con la resina. Una volta fatto il primo strato sottile andrò a catalizzare e poi farò qualche altro strato in modo da portarmi un po' più avanti rispetto al bordo della base di metallo, e ci vedremo poi alla fine quando avrò fatto un po' di strati. Vi ricordo, ormai ne avrete la nausea, come sempre, che la resina UV va fatta a strati per evitare che non catalizzi bene. In questo caso il colore è molto trasparente, in teoria catalizzerebbe comunque, ma per non rischiare ricordatevi di fare sempre a strati. Ora, ci sono delle bollicine, a me piace che ci siano perché è acqua, ma qualora invece a voi dessero fastidio potete tranquillamente usare un accendino e farle scoppiare, oppure dopo che avete mischiato la resina con il vostro colore usate una pistola d'aria calda. Se non ce l'avete potete usare anche un phon per scaldare la resina e quindi far uscire le bolle. Ok, io vado a catalizzare, faccio gli altri strati e torno quando è il momento di staccare lo scotch da dietro. Ok, mi sono fermata più o meno questa altezza, sono quasi a livello. Quindi ora prendo un pezzettino di scotch, sempre di questo qua, per le alte temperature, diciamo per lavorare con le cose in resina, e dopo averlo attaccato, lo attacco un po' più in alto perché vorrei fare un'onda bella. Quindi dopo averlo attaccato così, lo ruoto e vado a crearmi proprio un semicerchio, ecco, se ci sta. Se no, no, ma dovrebbe starci. Il più è avere un po' di pazienza e riuscire a farlo aderire bene. Ok, non schiacciatelo troppo perché deve rimanere arcuato in questo modo, vedete, deve creare un'onda. Mi sarebbe piaciuto che fosse rimasto un po' più dritto,
stretto, un po' più rotondo. Ecco, così già mi piace di più. Ora me lo sistemo un attimino bene, però no, direi che così va bene. È attaccato di qua? No, però speriamo che tenga. Ok? Anzi, ancora meglio se non è perfettamente simmetrico, perché posso giocare di più con le onde. Ora che il mio scotch è messo, quindi da questo lato è un po' più stretto e da questo lato l'onda sarà più ampia, ok? Vado di nuovo a prendermi la mia resina UV e disegno, aiuto, aspettate, ok, e disegno sulla parte davanti la forma che voglio che abbia la mia onda. Una volta che sono soddisfatta del mio profilo, metto a catalizzare e poi riempio. Torno quando ho finito, diciamo, il primo strato completo, quindi adesso catalizzo, poi vado a riempire qua davanti e poi torno da voi. Sperando di aver azzeccato la messa a fuoco, ora, una volta che avete riempito davanti, è il caso di riempire qui. Iniziate riempiendo la parte sopra e andando a catalizzare, magari segnandovi il punto di giuntura, e andate a catalizzare e poi torno. Vi dico di riempire solo sopra e di rimanere in questa posizione mentre catalizzate, perché diversamente la resina tende a colare o dietro o davanti. Catalizzo e arrivo. Ok, a questo punto dobbiamo andarci a congiungere, quindi dobbiamo mettere, leviamo la parte dietro che non ci serve più, ok, che così riesco a farvi vedere meglio. Dicevo, dobbiamo andare a mettere la resina qui, in questa parte qua. È difficile farvelo vedere perché c'è il metallo, quindi io vado praticamente a colare la resina, non importa se sopra non ne rimane tanta, tanto questa è la nostra prima traccia, è la traccia del nostro lavoro, perché poi ovviamente dovremo fare più strati in modo da consolidare bene tutto. Ok, credo che ne sia colata abbastanza dentro e me la porto anche sopra. Ora catalizzo un'altra volta. A questo punto dovremmo avere all'incirca un pezzo unico, sia davanti, cioè che va da qui a dietro. Ora non ci rimane altro che, magari sfruttando un'immagine di riferimento per vedere come sono fatti, continuare a stratificare la nostra onda fino a che non siamo sicuri che abbia uno spessore sufficiente da poter levare lo scotch senza che ci rimanga mezza onda in mano. Continuate quindi a stratificare facendo un pezzo alla volta in modo tale che non vi coli da tutte le parti, da avere un po' di controllo sulla resina. Continuate a stratificare, io direi che almeno un 3-4 strati ci vogliono tutti, quindi io ora farò questo e torno per il momento in cui devo levare lo scotch, così vediamo insieme le ultime cose da fare. Una volta ottenuta in linea di massima la nostra onda, andiamo a levare lo scotch.
In realtà io volevo, ma non so se ci riuscirò, fare una seconda onda più su. Ora ci proviamo, ma e ci ritroviamo questo. Questa è bella frastagliata come piace a me, questa è un po' troppo tonda, ma magari poi cerchiamo di aggiustarla. Ora io vorrei fare una seconda onda qui sopra, quindi direi che vado a tagliare il mio scotch più corto, molto più corto, lasciando proprio un pezzettino solo dritto, visto che già ha la sua curva naturale. Ok, e vado ad attaccarlo il più aderente possibile alla mia onda. Ok, sono riuscita ad attaccarlo. Sì, qua c'è un po' di spazio, ma pazienza. E ora vado a crearmi la mia onda partendo da qui dietro, ma non voglio tanta onda, voglio proprio un, quindi vado a stendere una piccola base così, in modo tale anche da iniziare ad accorparmi al mio ciondolo. Vado a catalizzare e poi gli vado a dare la forma davanti. Arrivo. Perfetto, una volta catalizzato mi vado a girare il mio lavoro e vado a dare la forma a questa piccola onda e la voglio tenere molto frastagliata, quindi proprio mi tiro la resina in questo modo, vado a catalizzare, faccio strato su strato come ho fatto prima e poi vengo quando è il momento di staccare lo scotch. Solo una cosa prima di fare strato su strato e tornare da voi: ricordatevi qua dietro di cercare di aggiungere resina in modo che si raccordi bene e che non ci sia uno scalino, perché ora c'è, vediamo se si vede, ok, c'è uno scalino. Dobbiamo aggiungere resina in modo che qua diventi una diagonale, in modo tale che sembri appunto l'onda che gira. Quindi qua dovrete fare più strati rispetto a quelli che fate sopra. Ok, torno appena ho fatto. Bene, dopo vari strati è il momento di staccare lo scotch e pregare che sia rimasto tutto come spero. Oh, carino, carino, l'effetto c'è, l'effetto c'è, carino. Perfetto, a questo punto dobbiamo rendere le nostre onde più onde, quindi innanzitutto, se come nel mio caso ce n'è una che non è bellissima, potete con una forbicina che ora trovo, ok, con una forbicina andiamo a scheggiare un po' di più,
la nostra onda, perché come avete visto dall'immagine di riferimento, che ci serve solo per avere un'idea più realistica di come sono le onde, non per copiarle, andiamo a frastagliarla un pochino. Ok, mi piace. Questa è già frastagliata, questa c'è, perfetto. Ora dietro è così. Poi se qua non è rimasto benissimo, si può benissimo levigare o scartavetrare un pochino, ma al momento a noi interessa poco. Occupiamoci del davanti. Sono troppo lisce le nostre onde, quindi iniziamo da qui e facciamo un po' di righe proprio, sì, si vede, con la resina in maniera disomogenea, cioè mettiamo giusto un goccino di resina sul nostro stecchino, bastoncino, e lo andiamo a sfregare in più direzioni in modo che dia questo effetto onda, cioè più che onda, acqua che si muove. Ci sono dei prodotti apposta per dare l'effetto delle onde, dell'acqua, eccetera, ma anche se potrei usarli perché ce li ho, volevo fare una cosa che potesse fare chiunque, quindi senza cose particolari, senza più che altro prodotti particolari. Faccio la stessa cosa anche qui sotto, e poi faccio la stessa cosa anche sulle onde. Lascio un po' più di resina dietro e la trascino sul davanti in modo da dare una specie di striatura. Ok, stessa cosa ovviamente, opla, va fatta anche messa a fuoco, va fatta anche qui. Poi magari vi faccio vedere meglio dopo, però in linea di massima vedete, io poggio lo stecchino dietro in modo tale che la goccia di resina sia dietro e poi tiro semplicemente in questo modo. Una volta fatto tutto questo, andiamo a catalizzare per l'ennesima volta. Io sto catalizzando, visto che la mia lampada è molto forte, sto catalizzando 30 secondi per volta, perché è più che sufficiente con la mia lampada. Voi fate delle prove, magari iniziate con 30 secondi, se vedete che non è abbastanza catalizzata, allora passate magari a 1 minuto ogni volta. Ok, qua sta finendo di catalizzare. Nel frattempo ci prendiamo un po' di acrilico bianco e un pennellino. Io ho un pennellino molto 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 sottile e quindi userò questo, e a questo punto so che non si capisce niente al momento, però poi vedrete che vi darà molta soddisfazione. Con il pennellino andiamo a fare dei segni bianchi. Prendo il mio pennellino e vado proprio a mettere il bianco sulla punta delle mie onde. Si vede? Sì, più o meno. Ok, così. Più bianco in punta e poi vado a tirarlo man mano sulla mia
Ok, ecco qua, dopo aver spennellato di bianco le onde, il risultato finale. Questa probabilmente la modificherò un pochino perché non mi piace, sembrano tante ditina che scendono, quindi ora che è evidente vado a far saltare un po' di perfetto. A questo punto, per fissare il nostro acrilico e per dare una finitura al nostro ciondolo, non ci rimane altro che dare una lucidata con o con un top coat UV o con la resina UV, e se volete, facoltativo, potete aggiungere anche delle cose extra. Quindi mi vado a prendere magari una di queste conchigliette che sono molto carine, poi ve lo tiro su perché con la messa a fuoco manuale non posso cambiare messa a fuoco ogni 3 secondi, soprattutto quando ho le mani occupate. Magari prendo una stellina, ok, e una di queste conchigliette piccoline piccoline. Ovviamente questo è un esempio, poi voi potete metterci quello che volete, anche niente se vi piace così, che ne so, delle mezze perline, delle barchette, potete crearvi delle barchette in fimo da mettere in alto. Ok, ora magari una configurazione di questo tipo potrebbe essere carina. Aspettate che li giro, e questa invece qua. Se volete inserire delle cosine di questo tipo, vi consiglio di farlo adesso prima della lucidatura. Eccomi qui con il ciondolo finito. Mi sono fatta prendere la mano, nel senso che da che volevo appiccicare, attaccare solo le conchigliette e la stellina, alla fine ho messo anche 3 mini perle qua e 3 qua, e in più ho spennellato un pigmento, ossia questo, sulla parte diciamo di schiuma, quindi qua e un pochino qui sotto. Vediamo se riesco con la messa a fuoco, ma non lo so. Comunque ok, così è messo a fuoco. Quindi niente, mi sono lasciata prendere la mano, però il medaglione, il ciondolo è finito. Onestamente mi piace molto. Vorrei provare a farci degli orecchini in questo modo. L'unica cosa che devo trovare è delle basi uguali, abbastanza piccole. Comunque, io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se così e non volete perdervi altri contenuti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se avete domande, suggerimenti per i prossimi video, qualunque cosa, lasciatemi pure un commento. Appena YouTube deciderà di mandarmi la notifica, provvederò a rispondervi. E niente, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!